Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Leone, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di marzo 2023. Ok, abbiamo la carta dell'eremita, amici del leone, periodo introspettivo e forse anche di nuovi viaggi, di nuovi percorsi. È un periodo dove farete il focus su quello che è valido per voi, su quello che è la vostra verità. È un periodo che comunque parla di isolamento, perché quando c'è bisogno di curare, diciamo, se stessi, bisogna prima prendersi un tempo per conoscersi, studiarsi, eh, appunto, e capirsi anche. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se per caso non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potrete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate anche il link al corso gratuito di tarocchi e trovate il mio indirizzo email per chi volesse contattarmi. Amici del leone, cioè Stella, 4 di bastoni, 2 di pentacoli, 5 di bastoni, 9 di coppe, 7 di bastoni, 2 di coppe e amanti, alla faccia dell'eremita. Dico così perché di solito l'eremita è una persona solitaria e parla fortemente di persone single, ma se vedo tutte queste carte, dico va bene, andiamo per ordine. La stella, qui si parla di un obiettivo, si parla di qualche tipo di sogno che probabilmente qualcuno di voi ha, può essere legato a una stabilità, può essere legato al fare, al creare una famiglia, al creare una relazione, diciamo, in armonia, però con questo 2 di pentacoli ho come la sensazione che ci siano delle cose, degli alti e bassi da dover appianare. Per qualcuno potrebbero essere alti e bassi economici, per qualcun altro potrebbe essere questione di tempo, o di distanza anche, mi viene da dire. Il 5 di bastoni. Allora, questo 5 di bastoni, è una carta che parla di conflitto, è una carta che, ehm ho come l'idea che ci sia una sorta di competizione che vogliate evitare, una sorta di sfida, può essere all'interno della relazione, che vogliate evitare, che non vi sentiate pronti ad affrontare. Anche perché vedendo comunque questo 9 di coppe, molte persone stanno bene come stanno, devo dire, e il 9 di coppe è una carta di sogno compiuto. Adesso so che è una lettura di amore, però per qualcuno, ragazzi, il 4 di bastoni, facendo riferimento a dei contratti, può essere o il contratto di una casa, e qui ci siamo, o un contratto anche lavorativo. Può anche essere che qui ci sia una questione legata a un nuovo contratto lavorativo, un sogno che si sta realizzando che comunque influisca sulla coppia e sul tempo che si sta dedicando alla relazione di coppia o alla vita amorosa in generale, se siete per esempio single e se state, diciamo così, aspettando la persona giusta. Abbiamo poi anche un 7 di bastoni e di nuovo io qui risento l'energia dell'eremita, ragazzi. Vi sento un po' per fatti vostri, ehm, come vi posso dire, probabilmente se siete single potrebbe anche essere che abbiate davvero tanti corteggiatori e che alla fine inevitabilmente, mi verrebbe da dire, finirete il periodo, o meglio, inizierete la primavera con una nuova relazione romantica. Perché qui abbiamo 2 di coppe e amanti. Cioè 2 di coppe e amanti, nuovi incontri, fidanzamenti, relazione, amore profondo, l'amore è veramente quello con la A maiuscola, la relazione in equilibrio, cioè e qui si parte già comunque da un 9 di coppe, dalla stella del 4 di bastoni, quindi devo dire che promette bene, prospetta bene, insomma.
Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Andiamo a vedere la stella. Sette di coppe e cavaliere di spade al contrario. È come se qualcuno si fosse reso conto che si sono aperte delle possibilità ed è un po' come se si andasse dritti per il proprio obiettivo. Allora, se siete in coppia, ho come la sensazione che potrebbero esserci dei nuovi progetti in vista. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Wow. La prima carta è una ruota della fortuna. Cioè, ragazzi, voglio dire. 4 di pentacoli e eremita al contrario. È come se cambiasse qualche cosa. Ragazzi, scrivetemelo nei commenti, ma come la sensazione che qui qualcuno questo mese magicamente smetterà di essere single, perché abbiamo la ruota della fortuna, quindi un cambio in quello che è la stabilità, può anche essere la stabilità interna, interiore che avete adesso, la stabilità familiare che avete adesso. Se per esempio avete una famiglia, siete singoli, insomma, e avete una famiglia composta da voi e i bambini, o voi e qualche genitore, può anche essere che ci sia appunto questo cambio nel modo di vivere la famiglia, ok? Andiamo a vedere 2 di pentacoli, magari se giro le carte è meglio. Abbiamo un 3 di bastoni, mago, 7 di spade e imperatore. Interessante. Allora, il 3 di pentacoli, dunque queste due carte sono carte di inizio, di espansione, di nuove possibilità, di apertura degli orizzonti, sono carte di viaggio. Ehm, Però c'è questo 7 di spade che non mi piace molto vicino a questo imperatore e ho come la sensazione che abbiate un'idea un po' farsata, falsata, sfasata, ehm, per quello che riguarda un certo tipo di stabilità materiale. Vi dico questo perché 7 di spade normalmente parla di proiezioni. Ragazzi, per qualcuno ho come la sensazione, sì, che ci sia una sorta di stabilità un po' forzata. E difatti il 2 di pentacoli è una carta che mi ricorda, è la carta del giocoliere, di qualcuno che cerca di stare in equilibrio o di tenere in equilibrio più cose. E in effetti avete anche il mago è la carta dell'alchimista, colui che è perfettamente in grado di creare una nuova realtà. C'è però questo 7 di spade, fatemi vedere, che secondo me è collegato al 5 di bastoni. Fatemi vedere il 5 di bastoni. Amanti, al contrario. E 2 e 3 di bastoni. Perché ho come l'impressione che qualcuno non voglia smettere di essere single? Ho come questa sensazione. Però ho anche la sensazione che le proiezioni che voi avete inerente a quello che potrebbe essere la sicurezza, inerente a quello che potrebbe essere il ruolo maschile, uomini o donne che siate, non importa, è come voi vedete il ruolo del maschio all'interno della relazione, che sia un pochettino da rivedere. Perché vi dico questo? Perché il 7 di spade col mago parla di proiezioni talmente forti da diventare credenze limitanti e o manipolazioni. E qui abbiamo gli amanti al contrario, quindi non c'è un equilibrio, c'è competizione in realtà, si può dire, all'interno della relazione o nel modo in cui voi impostate la relazione. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Sacerdotessa al contrario
e re di pentacoli al contrario. Sì, ho proprio la sensazione, ragazzi, che voi stiate lì bene, tranquilli, senza dover necessariamente andare troppo nel pratico o nel profondo. Ah, se fosse una persona nuova questa stella, perché qui vi ricordo che c'era comunque il cavaliere di spade, quindi è come se fosse la possibilità di raggiungere il sogno con qualcuno, ok? Però ripeto, com'è la sensazione che qui non siate molto convinti di questa, ehm, di questa relazione, di questa situazione. E qui vi dico così perché c'è il re di pentacoli al contrario, che è comunque una persona che, ripeto, è un pentacolo anche questo. I pentacoli sono legati alla materialità, all'organizzazione della vita quotidiana, alla gestione del tempo, ai favori che si fanno, agli averi proprio, quindi al denaro, ai possedimenti, a tutto quello che è la materia, anche al nutrimento. Quindi è un po' come se, state bene un po' lì nel vostro stato e semplicemente mantenete fuori il mondo. Fatemi vedere il 7 di bastoni. Diavolo e re di coppe. Ripeto, c'è qualche condizionamento qui, ma ho come la sensazione che sia solo da rielaborare. Voglio andare a vedere il 2 di coppe. Otto di pentacoli e regina di bastoni. Guardate, può essere che qui veramente ci siano delle teorie che vi condizionano. Possono essere anche due persone diverse, questo re di pentacoli e questo re di coppe, dove dal re di coppe probabilmente avrete bisogno di difendervi perché c'è comunque un diavolo. Mentre con questo re di denari ho come la sensazione che sia un po' il vostro occuparvi di voi nel quotidiano, l'essere padri di voi stessi nel quotidiano. Ed è un po' come appunto questa sensazione del ok, io sono qui, non mi sposto, faccio il necessario, sto bene dove sto. Però è come, ragazzi, anche se voi non lo volete, è come se l'incontrare questo cavaliere di spade cambiasse un ciclo. Io non so chi per voi sia questo cavaliere di spade, però poi c'è la ruota della fortuna e la fine della solitudine. Occhio alle proiezioni, perché per come la vedete voi, probabilmente la relazione in equilibrio non riuscite a cioè a gestirla, perché tutto a crearla, ma perché c'è una forte sensazione o base di conflitto vostro interno, e anche qui comunque siete in una situazione di difesa. Mm? Quindi, per certi versi vedendo queste 2 carte mi verrebbe da dire: fate attenzione alle manipolazioni affettive, cioè quando cercano di farvi sentire in colpa per qualche cosa, mh. Quella è una manipolazione affettiva, quando qualcuno gioca sul vostro farvi sentire in colpa. Una cosa che vi può aiutare in questi momenti è sostituire la parola colpa con la parola responsabilità. Quindi di chi è la colpa? Di chi è la responsabilità? È mia la responsabilità del tuo fallimento, della tua arrabbiatura o di quello che è? O di come ti senti tu? No. Ok, terminiamo. 8 di pentacoli, regina di bastoni, 2 di coppe e gli amanti. Allora, per qualcuno come la sensazione che potrebbe essere una relazione
che prenderà forma nel posto di lavoro o inerente un posto di lavoro. Abbiamo una regina di bastoni, quindi potrebbe essere realmente poi la persona con la quale inizia questa relazione. O se non fosse la persona, ragazzi, vi sento nel vostro potere personale. Il 2 di coppe potrebbe anche voler dire, diciamo, una seconda lettura di queste due carte, se per voi non rappresentano una persona e una nuova relazione che sta iniziando, semplicemente io le sento come una ripresa del proprio potere personale attraverso l'amor proprio, un compromesso, ragazzi, che siete arrivati, diciamo, a fare nel periodo dell'eremita. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere ancora un angelo del cuore e poi un koan zen, una frase di meditazione buddista. Fiducia. È sicuro per te amare. Apri il tuo cuore per dare e ricevere l'energia suprema e quella della fiducia era questa situazione richiede che tu abbia fiducia e attrazione. Attrai amore romantico godendo appieno di questo momento. Sì, esattamente, è un po' quello che sento qui, no? È un po' come se non vi lasciaste andare, aveste perso un po' il contatto con la vostra parte intima, se vogliamo, ehm, per uno spirito di protezione, mi verrebbe quasi da dire. Però queste carte vi dicono: è sicuro per te amare. E questa vi dice attrai amore romantico, quindi sappiamo che noi attiriamo le vibrazioni che emaniamo attraverso i nostri pensieri, quindi è importante pensare all'amore in modo positivo, così attiriamo amore positivo. Il koan, con lo zen ogni giorno è un buon giorno. Senza lo zen anche i bei giorni sono brutti. Carina questa. È un po' come dire ci vuole una filosofia di vita, no? Per fare di ogni giorno un buon giorno. Cari amici del leone, io spero che la lettura vi sia stata utile. Attendo i vostri commenti. Vi ringrazio di tutto l'appoggio che mi date sempre. Se vi è piaciuta potete mettere like, potete iscrivervi, condividere. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!